Oggi Santa Maria di Leuca, guarda che spettacolo, guarda. Una delle grotte più belle del Salento. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi ci troviamo in uno dei posti più belli della Puglia, a Santa Maria di Leuca. La cittadina è situata proprio sull'ultimo lembo sud-orientale della costa italiana. Qui si trova una bellissima basilica dedicata alla Madonna, la cui storia è stata sempre piuttosto travagliata. La chiesa pose le fondamenta sulle rovine di un tempio pagano dedicato alla dea Minerva. Nel corso dei secoli è stata più volte depredata, devastata e rasa al suolo dalle incursioni dei turchi e saraceni. Tuttavia ogni volta è stata ricostruita. A poche decine di metri dalla basilica si innalza un enorme faro, alto ben 48 metri. Costruito nel 1864 e identificato per la sua grandiosità come uno dei fari più imponenti d'Italia. Il fondale marino in questa meravigliosa location è uno dei più suggestivi di tutta la costa salentina. Le scogliere alte lasciano spazio a giochi di luce mozzafiato, per poi inabissarsi nel blu. Praticamente il posto adatto agli amanti della profondità. Il grosso limite di queste acque è la forte corrente che si crea grazie allo scontro dei due mari. Il Mar Adriatico, che viene dal canale d'Otranto, e lo Ionio, dal Golfo di Taranto. I due mari si impattano creando un fiume di corrente in piena. Siamo in ottobre e dopo un'estate di pesca in apnea e allenamenti vari, sono nel meglio della forma apneistica. Credo che questo sia il periodo migliore per avventurarci in questo meraviglioso specchio d'acqua. Gli allenamenti maturati nel corso degli anni mi hanno permesso di avere nel periodo prestabilito il picco massimo delle mie performance. Sono un atleta di apnea pura dal 2006, mi alleno costantemente per migliorare e ovviamente sfrutto questo potenziale anche nella pesca in apnea. Il mio gommone ci aspetta nel piccolo porticciolo di Torrevado. Siamo poco distanti dalle destinazioni di caccia e in soli 20 minuti saremo già sul posto per pescare. Stranamente oggi non ho intenzioni serie. Di solito quando si tratta di pescare a Leuca parto con più carica. Diciamo che oggi sono in modalità relax. Qui in questo piccolo porticciolo vi aspetta Jonathan, il comandante del battello Zeus, pronto a farvi godere delle meravigliose escursioni e non solo. Prima di immergermi in profondità effettuo i miei soliti 2-3 tuffi test per capire le mie condizioni di adattamento. Mi immergo e faccio i primi tuffi a 7-8 metri. Il secondo entro 20 metri e ne approfitto di guardare in degli spacchi di roccia per capire un po' se c'è la possibilità di catturare qualche bel sarago. Sono molto adattato e rilassato, mi sento al top della forma. Informo l'amico Pasquale del mio stato per non allarmarlo in caso di qualche apnea più lunga. È nostra buona abitudine comunicare sulla situazione e forma fisica ma anche psicologica. Ci dirigiamo come primo vero spot su un gradino che abbiamo trovato così al momento. Mi faccio passare da Pasquale il Canova, allestito a vela con asta da 7 mm. In realtà ero un po' indeciso se prendere meglio il fucile con asta da 8 mm e con elastico aggiuntivo, dove la massa ha più penetrazione, ma l'istinto mi dice che può bastare il semplice vela, con asta da 7 mm. Nella discesa uso un piombo mobile di circa 4 kg.
mentre in cintura indosso solo 3 kg. In base allo spessore della muta aumento o diminuisco la zavorra in cintura. Faccio questo per evitare di portarmi troppi chili in cintura e ovviamente assicurarmi la risalita con più sicurezza. Man mano che scendo metto a fuoco la sagoma di una bella cernia bianca, stimata sui 6 kg. In una frazione di secondo si dilegua. Proseguo ovviamente la mia azione di caccia e prima di appostarmi sul fondale vedo un'altra cernia. Questa è davvero grossa, immobile come una struttura di marmo. E poi in un istante mi guardo il fucile e mi chiedo: e ora come faccio? Con un'asta da 7 mm, quella andrà oltre 20 kg. Continuo l'agguato in totale silenzio. Cerco di avvicinarmi il più possibile a lei. Il suo enorme occhio si gira e mi guarda. Ora o mai più. Sferro il tiro dritto sulla branca, come se avessi sparato contro un muro di cemento. Prima cosa che mi viene in mente è pregare di averla passata. Il pescione parte come un treno merci verso il ciglio. Una potenza assurda. Cerco di tirare, ma niente. Afferro l'asta, giro il pesce e guardo dalla parte opposta. Vedo che le alette sono fuori e sono aperte. Ragazzi, vi consiglio di non emulare questa manovra. Diciamo che per pochi aletti con grandi capacità appenneistiche, ma soprattutto conoscenza e responsabilità del proprio limite. Aspetta Michele, dimmi. Pasquale. Michele. Pasquale. Porco. Pasquale. Quanto è? Mamma! Quanto è bella! Madosca. Troppo bella! È grossa, veramente! Porco! Porca miseria. Ma io penso che ha più di 20 kg. Allora, la situazione è strana, stava all'aspetto, sempre lei vicino a uno scoglio. E mi sono avvicinato lentamente, ho visto che l'occhio appena si è girato a guardarmi. Sono stato fortunato che l'ho potuto sparare molto, diciamo, su un punto abbastanza vitale. Infatti, da notare, ha 2 ami, uno, ecco qua, qualche tranista se la sta piangendo. Tieni. Non credevo di passarla, sinceramente. Si tratta di un pesce di oltre 20 kg. Sparata intorno ai 3,5 metri, 4 metri, non di più. E l'ho passata. Che fortuna, l'ho passata. E che dire, ragazzi, non ci posso credere ancora. Troppo bella, Michele! Concludo questo video con delle raccomandazioni. Mai lasciarsi prendere dalla foga. Meglio sempre prima riflettere e agire di conseguenza. Mai esporsi a rischi che possono costare la vita. Impariamo ad ascoltare le nostre apnee, senza farne un gioco pericoloso. Cerchiamo di essere responsabili di noi stessi e nel pieno rispetto di chi ci aspetta a casa. L'apnea è uno sport estremo, sempre, a tutte le profondità. Che dirvi, ragazzi, bellissima giornata di mare, stupenda, meravigliosa, con un tramonto della Madonna. Abbiamo fatto un po' di scorta per casa di pesce. Ragazzi, spettacolare, veramente condivido con voi questo meraviglioso istante. Ciao ragazzi, è tutto, vi voglio tanto bene, ciao. Per godere ancora di queste meravigliose immagini, iscriviti sul mio canale così potrai restare sempre aggiornato. Grazie e buon mare a tutti. Ciao!